Ciao Rughino, in questo secondo video dedicato ad Astrid ti mostrerò come ho realizzato la sua ascia da combattimento. Ho utilizzato un metodo abbastanza utile per risparmiare sia foam che risorse economiche. Se sei curioso continua a guardare questo video. Io sono Toma Draghi, ma bando alle ciance e andiamo a salvare i draghi. Piccoli step preliminari. Innanzitutto disegno il blueprint dell'ascia su AutoCAD e lo stampo su dei fogli di carta. Ne ho preparato uno anche per te, puoi scaricarlo gratuitamente seguendo il link in descrizione. Poi mi procuro un bastone di legno e un manicotto in PVC. Inizio dal teschietto alla base dell'ascia. Ho deciso di realizzarlo semplicemente in foam clay per il semplice fatto che, contrariamente a quanto accaduto per la gonna, non ho bisogno di avere tante copie dello stesso soggetto. Quindi prendo uno scarto del bastone di legno, lo avvolgo con della pellicola e inizio a lavorare qui sopra il teschietto in foam. Lo metto da parte e riprendo il cartamodello dell'ascia vera e propria. Come ti ho anticipato ad apertura del video, ho realizzato la parte principale dell'ascia in una maniera un po' particolare. In questo caso la scelta più logica sarebbe quella di tagliare tante lame per poi sovrapporle, incollarle e levigarle. Ma oggi realizzerò l'ascia utilizzando come riempimento della stessa scarti di foam di varia natura. Questo non solo mi permetterà di inquinare di meno, ma mi farà anche risparmiare soldi. Due piccioni con una fava, no? Taglio la prima lama e incollo nella zona centrale il manicotto, assicurandomi che sia bello dritto. Aspetto che la colla si asciughi e rinforzo il tutto con del nastro telato. Ora incollo non solo degli scarti, ma anche del fil di ferro di rinforzo che riesca a coprirmi tutta l'area piatta. Questo eviterà di avere fastidiosi effetti mollicci sul prop finito. Continuo a riempire la lama di scarti. Ovviamente non c'è alcun bisogno di essere precisi, l'importante è lasciare la parte affilata, il filo, priva di qualsiasi nuovo strato. In sostanza, alla fine di questa lavorazione devo poter incollare il lembo del primo strato che abbiamo fatto, che è quello intero, con quello dell'ultimo strato. Ed ecco qua la base della nostra ascia. Levigo un po' usando carta vetrata e Dremel e poi utilizzo il sigillante per coprire tutte le fessure rimaste. Riporto su foam da 2 mm tutti i livelli da porre sull'ascia grezza. Incolliamo il tutto e utilizzo anche delle strisce di foam di spessore 1 mm per realizzare le fascette in cuoio colorato. Ora aggiungo un po' di graffi e altri segni di usura grazie al pirografo. Per quanto riguarda il colore, inizio a verniciare il bastone di legno con del marrone più scuro. Non c'è bisogno di applicare del primer su questo tipo di materiale. Ora andiamo nel mio laboratorio e indovina un po', via col Plastidip. 3 strati sono più che sufficienti anche in questo caso. Questo tipo di prop non verrà sollecitato molto, contrariamente a quanto succede invece per un'armatura. Quindi posso risparmiare anche qui un po' di soldini utilizzando per la colorazione una bomboletta di acrilico spray di colore cromo. Completo il manico dell'ascia aggiungendo una fasciata di fintapelle morbida e della pelliccia. Potrai trovare il terzo ed ultimo video di questa serie dedicato alla baby uncinata mortale solo sul mio sito web. Se il video ti è piaciuto non devi fare altro che iscriverti al canale per restare sempre aggiornato sui prossimi tutorial e progetti, oppure seguirmi sui social, trovi tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto mio rughino, noi ci rivediamo al prossimo progetto. Ciao!